è uscito giusto qualche caricatore. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Daniel Fa Cose. Mi trovo nella Vallarsa, che è una valle nei pressi di Rovereto, quindi in Trentino. È praticamente il fronte che collega Rovereto al famoso Monte Pasubio, luogo di fortissime battaglie. È forse una valle in cui non tantissimi hanno cercato, un po' sconosciuta, nella quale io in primis conosco molto poco e dove non ho mai cercato. Questo video però è possibile grazie al buon cuore, alla gentilezza di un recuperante qua di zona che ha bazzicato tantissimo queste valli, che ha cercato tantissimo e che mi ha segnalato i posti secondo lui più interessanti. Questo video è dedicato quindi a lui. Mi dà tanta speranza anche vedere persone che non considerano questa passione come una malattia, come una gelosia, un qualche cosa che va protetto a tutti i costi, ma invece come un qualche cosa che si può condividere per far stare bene gli altri. Un po' la stessa filosofia che c'è dietro il mio canale e dietro ai miei spiegoni. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito. Ragazzi, ho appena acceso il metal e a vista ho ritrovato questo che sembra essere in realtà un barattolo, ma è molto particolare in quanto ha una specie di strappo, cui utilizzo è sicuramente quello di tirare e aprire per tirare fuori il contenuto che c'è dentro, che a questo punto penso non possa essere del cibo, perché che senso aprire una scatola in questo modo. E la cosa curiosa è anche il fondo, che tipo è stagnato, come se fosse, non lo so, è particolare. Se qualcuno di voi ha idea di cosa possa essere, per favore me lo scriva nei commenti. Allora, qui ho un segnale chiaramente ferroso 6, in genere così suonano le sipe. Scaviamo insieme così mi credete, perché alcuni credono che io metta, come al solito, che imbecilli, i reperti sotto la terra. Ora c'è un terreno molto vergine, si capisce, quindi scaviamo insieme e vi faccio vedere il video completo. Più su questo lato. È molto più su in realtà. Questo suono non mi è piaciuto, però sì. Ragazzi, era una sipe, lasciamola qui. Purtroppo è piena, come si può capire, questo luminello rotto con la miccia che fuoriesce. La andiamo a segnalare. Purtroppo siamo in mezzo al nulla, quindi io farò il mio dovere, ma sicuramente non verrà nessuno a prenderla, perché ripeto, siamo veramente in mezzo al nulla. Ma abbiamo trovato una sipe, primo segnale. Signori, è uscita fuori un'altra sipe, anche in questo caso purtroppo non è recuperabile, perché come vedete è bella piena e quindi va segnalata anche questa qui. Però mi sta incuriosendo parecchio, perché dall'accenditore che riporta assomiglia quasi al famoso accenditore gallina, perché il foro, o perlomeno la parte di piombo, mi sembra veramente grande, quindi non vorrei che sia veramente un gallina. Purtroppo la gallina era riconoscibile con attenzione, però, perché qua ci sono dei pezzettini che forse purtroppo era riconoscibile se ci fosse stata la parte esteriore. Così è veramente difficile. Poi guarderò delle foto e vedremo. Nel caso fosse un gallina, è una rara versione di bomba a mano, nella quale al posto che sfregare il solito luminello con la capocchia fosforosa c'era un semplicissimo marchingegno a percussione. Vi lascio il disegno che lo spiega molto meglio delle mie parole. Però vedo del piombo, ragazzi, secondo me era veramente un gallina. Ora cerchiamo bene, perché se fosse un gallina dovrebbe esserci un tappo particolare come quello in foto, però sembra proprio lui, perché come accenditore mi sembra proprio grande. Niente, il tappo non abbiamo trovato nulla che possa indicare che possa essere con certezza una gallina, però quell'accenditore non me la racconta giusta. In ogni caso la sipe è una normalissima sipe, rimane qua a dormire aspettando che la vengano a recuperare. Oh, ma che carina, è una normalissima sipe spezzata in due. Questa sì che me la porto a casa, perché ci si fa un bellissimo posacenere. Spettacolare, spettacoless. Ragazzi, che cacchio è questa roba qui? Sembra un cappello, ma in realtà è un disco di ferro con questa strana forma. Non è di una stufa, perché è troppo sottile. Non ho letteralmente idea di cosa possa essere questo sombrero. Se c'è qualcuno che ha maggiori informazioni, per cortesia scriverlo nei commenti. Signori, anche oggi la nostra dose di pioggia ce la dobbiamo prendere. Io per fortuna sono sotto un piccolo rifugio, aspetterò che spiova una mezz'oretta, intanto mi mangio una merendina. Vacca, che bel fondello, porco cane. È un 15 cm.
È un 15 fottutissimi centimetri. Ah, interessante. Questo che per alcuni è un stupido pezzo di ferro, in realtà è la aletta di una Kolben grande, anzi, se vogliamo essere più precisi, la Kolben media, il modello di mezzo, quindi ci sta ad indicare che qua siamo sotto la prima linea italiana che è stata bombardata da Minenwerfer austriaci. Segnale ferroso, mi aspettavo la solita scheggia. Invece è uscito un regolare bellissimo crestino Adrian. Questi sono importanti perché spesso si trovano delle calotte prive di crestino perché saltano via, quindi lo porterò via perché lo userò per completare qualche elmetto. Qua abbiamo una brutta spola, verosimilmente austriaca, metà ferro, metà ottone. Aia, qui Daniel viene colto impreparato. Data l'esplosione sembra essere il codolo di un qualche tipo di bombarda, però purtroppo oggi non vi riesco a dire se si tratta di una bombarda oppure no. Per cortesia, se c'è qualcuno più esperto di me per dirmi a che cosa è appartenuto questo pezzo qua. Boh, io mi arrendo, voi? Oh mio Dio, sembra essere uno scudo da trincea proprio lì in fondo, andiamo subito. E ovviamente stavo scherzando, sono dei semplici ondulati, direi probabilmente anche moderni. È uscito fuori quello che è un illuminante italiano, lo distinguete da quello austriaco perché è più leggero e soprattutto non ha una nervatura che fuoriesce dal profilo. Era un semplice tubo con due tappi in legno al quale c'era collegato una miccia a strappo. Il soldato, in caso di esigenza di fare luce, come per esempio un probabile attacco nemico, tirava la cordicella e lanciava questo qui. Era riempito con una soluzione fosforosa che faceva tantissima luce. Nastrino, caricatore completo in bellissime condizioni. Vediamo se becchiamo l'anno, se si può leggere. SMA 15, quindi anch'esso prima fornitura. Un altro. Allora ragazzi, è uscito giusto qualche caricatore del Carcano 91. Sono tutti quanti SMI 1915, quindi prima fornitura. Come ho già spiegato nei miei scorsi video, questi caricatori non vanno portati a casa. Io lo so che la tentazione è tanta perché è comunque un bel pezzo di storia, ma sebbene non siano pericolosi al maneggio, sono successi degli incidenti anche per i proiettili carichi. Quindi mi raccomando, lasciateli qui. Se sono delle grandi quantità, come in questo caso, è meglio segnalarli. Se trovate solo un proiettile, lasciate perdere, non ne vale la pena, anche perché dopo che avete 1, 2, 3 caricatori, facciamo 5, facciamo che collezionate il numero di caricatori che entra in una giberna, ma dopo che ne avete 4, 5, cosa ve ne fate? Cioè, cosa serve accumulare caricatori magari anche carichi? Quindi se dovete portarne a casa qualcuno, magari portatevi a casa i lastrini, i colpi lasciateli a terra, se proprio portatevi dietro il martello cinetico e svuotateli sul posto. Però ripeto, anche lì non state troppo a maneggiare, che non ne vale la pena. Se ne trovano tantissimi già percossi e si trovano tante palle in giro, quindi alla fine riuscite sempre a completarli con la roba da scavo che sicuramente è più sicura. Fate foto, fate video come faccio io, poi lasciateli là. Piove, c'è la nebbia, è arrivato il momento di andare a casa che sta facendo anche buio. È stata una bella giornata, mi sono divertito molto. Domani sarò sullo Zugna, tutti dicono no, non ci andare che non trovi niente, è stato ripulito tutto, ma io sono Daniel Fa Cose e trovo sempre cose. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ricordatevi, non è importante cosa trovate, è importante cercare. Ciao belli!